Dice il saggio, uomo con buon microfono fa buono viaggio. Più o meno. Il cinese, che è andato a vivere in Germania. È che sono curioso e quindi mi sono messo a cercare da dove arrivava il T-Bone SC1100, perché i microfoni della T-Bone sono, direi, vecchi progetti che si trovano nella storia dei microfoni e che tornano in circolazione, venduti a dei prezzi molto bassi. Ora tu direi, ma cos'è? Prima ne approfittavano e rubavano? E quindi è per quello che adesso costano così poco? Sono gli stessi microfoni? Magari fosse esattamente quello. Il circuito magari è lo stesso, ma non è esattamente lo stesso microfono. Vado sull'altra schermata così te lo faccio vedere. Allora guarda, questo è, secondo Recording Hacks, il T-Bone SC1100, ok? Microfono molto interessante con una K67 style, quindi microfono non simile all'U87 ma piuttosto al 67. Comunque stiamo orbitando nel mondo Neumann come tipo di sonorità. Dicono alcuni, guarda che praticamente è il CM87 dell'Advanced Audio Microphones, e se tu ti vai a leggere tutta la storia di quel microfono, il CM87, c'è un sacco di gente entusiasta di quel microfono, per cui dici, lo prendo subito allora, perché deve essere assolutamente fantastico quel microfono. Infatti dovrebbe avere poco rumore di fondo e un bellissimo suono, infatti ha un bel suono. Sul rumore di fondo devo dire una cosa che mo te la dico, ma in realtà l'Advanced Audio non era esattamente lo stesso identico microfono, nel senso che se il circuito è questo, quello che hanno fotografato e mi fanno vedere, dicono questo è il circuito del CM87, no, questo non è il CM87. Sì, il circuito è uguale, perché te lo faccio vedere qua sopra, l'ho smontato, è uguale, ma praticamente quello è questo microfono, uguale, identico, preciso, sputato, la stessa identica cosa, è lui. Mancano solo le braghe, ma di fatto è uguale, identico dal punto di vista fisico. Il CM87 è diverso, un po' diverso dal punto di vista fisico, ma vabbè, potrebbero aver cambiato il corpo del microfono. Veniva venduto a $465, per cui ti dici, ma cos'è? Solo per il vestito? Cos'ha, un Armani addosso? No, c'è tutta una storia. Nel 2007 il proprietario dell'Advanced Audio aveva fatto questo giochino, cioè aveva disegnato lo schema del CM87 CM48, lo chiamava così, ok? CM87. Praticamente ha scritto tutte le cose che lui voleva cambiare. Questo va cambiato qui, serve il coso in tantaglio, qui serve un dual biberon, come cacchio si chiama? Non lo so, non conosco questa roba, per cui non ti so dire esattamente. Comunque spiegava esattamente cosa doveva esserci e dove, perché in questo modo il microfono migliorava la gestione dell'elettronica e poi faceva tutto quello che doveva fare, compreso scegliersi la capsula adatta, eccetera eccetera, e poi gli metteva il vestitino suo. Di fatto sono come quelli che modificano i motori nelle macchine. Tu prendi una 500 dal concessionario e la porti da Abarth, quando esci è una 500 Abarth. C'è questa differenza. Per farti capire cosa succedeva negli anni passati, allora c'è un sacco di gente che aveva una grandissima esperienza dal punto di vista elettronico e fonico, cioè erano dei fonici con capacità di modifica elettronica del materiale. Perché facevano questa cosa? Perché avevano imparato questo? In parte perché avevano una testa notevole, ma perché in studio, quando ti arrivava, che ne so, il batterista di Bryan Adams che ti chiedeva una determinata cosa, un tipo di ripresa di un certo tipo della batteria, ma magari, che ne so, mettere vicino il microfono alla batteria, e tu dicevi, no, ma se ci metti il microfono vicino alla batteria, questo microfono poi sballa, non riesce a prendere bene i transienti, dopo si sente male la batteria. Non che la batteria stia male, si sente male, capito? No? Vabbè, sì, capito. E quindi lui cosa faceva? No, sì, ma io so cosa posso fare. Allora, se io cambio il circuito però non usava cambiare il circuito di un Neumann che magari costava 12.000 euro, prendeva un microfono che aveva un suono e gli faceva un po' di modifiche e poi lo metteva vicino alla batteria con le modifiche fatte, faceva una modifica al preamplificatore e quello faceva il suono e il batterista diceva it's a sound very good, capito? Perché sapevano cosa. Nel corso degli anni è arrivato un po' di gente che ha fatto, diciamo così, boutique dei microfoni.
Ti ricorderai Michael Jolie? No? Mai sentito? Octava Mod, l'hai mai sentita nominare? Octava Mod negli anni passati prendeva per esempio questi microfoni qua, questo della Rode, questo è il classico Rode nei anni 90, questo qua, primo microfono che ho avuto, no, il secondo. E se tu glielo mandavi con $400 te lo rimandava abartizzato, diciamo, cioè gli cambiava, sistemava il motore, la parte sotto, l'elettronica, faceva delle cose, sistemava la capsula, sistemava il coso qua sopra, la griglia, e ti arrivava questo microfono che poi suona. Si trovano ancora in giro quelli modificati da Octava Mod, sono delle rarità, ma suonano divinamente. E suonava, si chiamava Octava Mod per una ragione, perché questo è un'ottava. Ok, questo è un microfono storico del 1999, questo è il modello del 99. Il 219, il Make-up 219, lo mandavi a Michael Jolie, lui te lo modificava e te lo faceva suonare come un Geffel. Geffel sono praticamente i veri Neumann, per intenderci, ok? E anche lui partendo da un microfono a $300, 400, con altri $300-400 ti faceva questa modifica e tu avevi un microfono che aveva quel risultato, però non ti eri comprato il Gaffel. Dice, ma perché non ti compravi il Gaffel? Perché costava il doppio, tanto per cominciare, e poi magari te ne servivano di più. Se ti casca, insomma, ti veniva lo sciopone, capito? Dipende, ci sono anche delle ragioni per cui. E poi a volte li modificavano addirittura meglio delle versioni che dovevano andare ad imitare, perché risolvevano certi problemi che magari le versioni originali potevano avere, a parte il discorso economico. Advanced Audio praticamente faceva la stessa cosa. Fino al 2012 nel suo sito tu potevi trovare il listino prezzi delle modifiche a microfoni di un certo tipo, cioè lui aveva individuato certi microfoni e diceva questi microfoni te li posso modificare, farli suonare bene con questa cifra, e tu glielo mandavi e loro facevano la modifica e poi te lo rispedivano. Dal 2012 in poi, poco dopo, hanno smesso di offrire questo servizio online sul sito, e la stessa cosa l'ha fatto Octava Mod, che di fatto adesso non esiste più, ma continuano a vendere microfoni che hanno un'origine cinese. Ecco perché il cinese in questo caso è arrivato in Germania con il T-Bone SC1100. Questo per esempio è Advanced Audio Europe, dove vende i microfoni per l'Europa e lo vende a €658. E questa è la versione CS, che è il CM87 modificato con un'ulteriore modifica, che è quella storia del batterista. Poi alla fine è quello che è successo per questo microfono, cioè gli chiedevano che potesse essere usato vicinissimo alla batteria senza che i transienti andassero a quel paese. I transienti sono le onde sonore, quella roba lì, capito? Non entriamo nel dettaglio. E loro l'hanno fatto e la gente è molto contenta, cioè chi lo compra è molto felice. Io non ho ancora avuto il coraggio di comprarlo perché porca miseria, li comprerei tutti ma non posso, tengo famiglia. Però hai capito, perché magari la base è la stessa, fatta dalle stesse fabbriche in Cina che producono microfoni che poi si trovano in circolazione, ma sono lo stesso identico microfono, però suonano in modo completamente diverso. Si fa show il commissario Clouseau che va a rubare le cose. Non ruba, no, preso in prestito, non ho rubato, cioè i file erano lì e sono ancora lì perché ne ho scaricato solo una copia. Non so però fino a che punto sia legale questa cosa, ma non ha importanza perché non sto rubando niente a nessuno, solo un pezzettino di voce a un artista che intorno al 2012 praticamente che ha fatto? Ha detto, ma il CM87 è uguale all'87? O qual è la differenza? Si chiedeva lui, più che altro quello, perché lui ce l'aveva uno e l'altro, e quindi ha cantato una canzoncina con i due microfoni davanti. E si sente anche la chitarra sotto, che so, hai capito? Qui ci sono i due pezzi, quello con il CM87 e quello con l'87 del 2012. Quindi qui possiamo sentire effettivamente la differenza. Ma per farti sentire la differenza, devo prima mettere un expander qua sotto, lo vedi qua, c'è l'API, non ci sono più i rumori di fondo, ne togliamo quasi 20, cioè proprio c'è un silenzio totale, e questa cosa mi consente di farti sentire questo microfono che abbiamo capito sembrare praticamente il vecchio X, come si chiama? HG C414, che a quanto posso capire doveva assomigliare, questo avevano detto quelli di Advanced Audio, perché doveva assomigliare più o meno a quelli degli anni 70, che però dovrebbe essere già la versione, la seconda versione, perché la prima credo che non avesse il trasformatore, quindi di fatto dovrebbe essere quella. Ma a parte queste sciocchezze,
Io mi chiedevo come suonava il CM87. Il CM87 lo sentiamo, suona così. Sometimes you get so banged up you get worried that you'll never mend. Sometimes you get so banged up you get worried that you'll never mend. Ascolta bene la parte iniziale, dice sometimes. Sometimes you get so banged. Sometimes you get so... Senti qui? Sometimes you get so Sometimes you get so banged up you get. Sometimes you get so banged up. Sometimes you get so banged up you. Sometimes you get so banged up you get. Senti che ci sono più frequenze medio-alte? Ce ne sono di più nell'87. L'87 è più carico di frequenze medio-alte rispetto al CM87 che invece risulta essere un po' più piatto. Te ne accorgi qui in questa parte? And it don't hurt nearly as much if you know how to forget. And it don't hurt nearly as much if you know how to forget. Che è più presente nelle medie l'U87 rispetto al CM87, il che va benissimo. In effetti chi fa la modifica poi al T-Bone, che dovrebbe essere della stessa famiglia a questo punto del CM87 perché il circuito era quello, va proprio a cercare una migliore definizione nelle frequenze medie per avvicinarsi poi a quel suono che è quello dell'U87. Alla fine vanno tutti a cercare quel tipo di risonanza lì, eccetera. Sentite questa qua, che il CM87, quello del 2012, quindi quello che si trovava sul sito 400, suonava così. Sometimes you get so banged up you get worried that you'll never mend. Sometimes you get so banged up you get worried that you'll never mend. Era un po' più scuro. Ok, va bene, tutto qui. Avevo questa curiosità e me la sono tolta, questa curiosità. Che cosa ti volevo dire? Però io una cosa te la devo dire. Non è che tu mi faccia poi impazzire. Dio, ci resisto. Se non ci sei non muoio, Balestri. Sì, lo so, però ti volevo fare vedere una cosa. È questa. Ok, parliamo di cose serie. Aspetta che cambio. No, che sennò poi non te la faccio vedere. Ti volevo fare vedere questo. Perché te lo volevo far vedere? Perché qui di fianco adesso ci sono i microfoni aperti. Quello che vedi qui aperto è l'SC1100, che dovrebbe in posizione supercardioide. Dice che è supercardioide. Secondo me questo è cardioide normale, cioè se io lo giro ho come l'impressione che non sia supercardioide ma cardioide normalissimo. Comunque vabbè, lo stesso. Dice Thomann che è supercardioide e dice che ha 6.8 dB di rumore di fondo. Sul serio? Ascolta. Ti faccio sentire un microfono che ha 7 dB di rumore di fondo, quindi un pochettino di più di questi. Sta a sentire? È lui. Scusa. È lui, è il TLM103. Ha 7 dB di rumore di fondo, è silenziosissimo. E suona molto bene, sì, effettivamente, perché è un microfono che suona però 1000 ci vogliono proprio 1.000 euro per fare, capito? Questi sono 6. 7, scusa. E secondo lui secondo Thomann sono 6.8. No, questo è un dato che non mi torna. E ti faccio sentire 12. Questi sono 12 dB. Secondo me questi sono 16, più o meno. Ci sta. No, va benissimo. Quello che non torna sono i dati scritti qui. Per il resto dovrebbe essere, ha le stesse caratteristiche, non proprio tutte quelle dell'87, perché ha solamente un filtro passa alto dietro, te lo faccio sentire. Inserisco il filtro passa alto e se ne vanno un po' di bassi, secondo me sui 100 Hz, una roba di questo genere. Non arriva a 200 come l'87, dovrebbe essere un taglio di quel genere, che poi corrisponde a quello che era effettivamente il progetto originale del CM87 che veniva fatto vedere e di cui ti ho parlato prima. Dovrebbe avere un taglio su quelle frequenze lì. E qui non me lo dice. Sound Pressure Limit 123 non me lo dice. Distortion Equivalent, Power Supply, no, niente, non mi dice niente. Poi ha la figura 8, molto interessante, perché avendo la figura 8 tu lo puoi usare, per esempio, che ne so, faccio un'ipotesi, in radio con l'ospite dall'altra parte, fai un podcast con l'ospite è di là
E lo senti così: salve, sono l'ospite, leggermente diverso, proprio un filo diverso, però è lui, ok? E di fianco non si sente niente. Questo è fantastico, perché se suoni la chitarra, per esempio, puoi metterlo qui sopra, messo di taglio, qui sente la tua voce, sotto sente la chitarra. È una figata pazzesca, no? Si può usare anche per quello. Il rumore di fondo è anche accettabile, in fondo. Invece in omnidirezionale, scusa i rumori, in omnidirezionale praticamente lo senti comunque, cioè lo metti su un frullino e lo fai girare, lui gira e tu non senti mai la differenza quando passa da una parte all'altra. Ora il cavo potrebbe attorcigliarsi leggermente se lo metti su un frullino, però l'idea è quella, hai capito? Lo rimetto in cardioide e penso di averti detto più o meno tutto, sì, e poi ti faccio sentire a questo punto un po' di microfoni Neumann style che potrebbero avvicinarsi al suono del T-Bone, però ragazzi, con veramente meno di 150 euro questo microfono li vale assolutamente tutti, porca miseria. Ti danno il rack mount, cioè il coso, l'elasticone stile Neumann, questa roba qua, tutto bello. Saldatori, tutti i giorni a fare l'amore. Il Saldatori è un Latin lover. Non è Latin neanche un po', perché questo Saldatore è cinese. Quindi proprio latino neanche un po'. Però è un saldatore, tutti i giorni a fare l'amore. Perché ho in mano il Saldatore? Perché ho trovato un tutorial che dice come si può migliorare il T-Bone SC1100. Che mi piace già così, però è una di quelle elettroniche che poi ti invita, sì, smontami, e allora io, perché qui ti spiega esattamente cosa devi fare, cioè questo ha un low tech single winding transformer that works remarkably well when driven from the much lower output impedance of the 414 circuit. Te lo traduco, vuoi che ti traduca questa roba? Traduci in italiano, perché proprio l'SC1100 ha un circuito accoppiato a trasformatore di classe A basato sull'originale HG 414 dei primi anni 70, quindi direi la seconda versione, quello che poi si trovava nei radio metà anni 70 anni 80, quello grigio per intenderci, non dovrebbe essere quello, se qualcuno di voi l'ha mai usato. Questo circuito ha 14 dB in più di spazio per la headroom, che ha un U87. I condensatori, dice, della SC1100 sono già in tantalio e propilene, quindi di alta qualità. L'R10, che dovrebbe essere una cosa, lo dovresti riconoscere perché sembra uno di quei cosi di come si chiama, di Star Trek, può essere C1BO, quella roba lì, può essere cambiato con un 2.2K. Che cosa farà il 2.2K? Aumenterà il livello di uscita e lo spazio di test di headroom praticamente di 3 dB, quindi aumenta il gain, e questo significa probabilmente che abbassa il rumore di fondo, che è quello che a me sta così sulle balle. Che capito, guadagno 3 dB e potrei arrivare intorno ai 12 dB di rumore di fondo, che in effetti era quello che si portava dietro la versione originale del CM87, quello canadese, non quello cinese, perché c'è stato quello cinese, poi dopo l'hanno comprato i canadesi, hanno fatto la versione modificata, poi hanno fatto il nuovo CM87 e poi è uscito il T-Bone SC1100, che è praticamente lo stesso, e quelli della Advanced Audio che facevano il CM87 hanno detto: abbiamo il kit per fare il montaggio, se volete ve lo vendiamo, se no, se non lo volete comprare da noi, comperatevi i pezzi, si fa così. Sono stati carini perché hanno tolto dal sito la possibilità di vedere come si modificava, ma bastardi. E invece c'è stato un bravo ragazzo, veramente un simpatico ragazzo, che si chiama Produzioni Wii, contatto, adesso ti dico esattamente chi è, circa a riguardo, si chiama Rossan, detto Tosh. Lui nel suo sito, che vedi qui riprodotto nel suo blog, ha messo appunto le indicazioni su come fare questo cambiamento. Se vuoi fare questo cambiamento ti lascio il link qua sotto, poi intanto io farò un altro video a questo punto con il microfono prima e dopo, perché adesso faccio tutti i test con un po' di microfoni, così sentiamo la differenza del T-Bone, come suona, eccetera eccetera, ma soprattutto io avrò un archivio che potrò andare a ripescare quando avrò fatto la modifica al T-Bone, e se ne uscirà vivo e il paziente non ci lascerà le penne, io a questo punto potrò farsi sentire se suonerà effettivamente meglio prima o dopo.
Ok, va bene, prova davanti. Salvatore, siamo qui per fare l'amore. Scusi, si ferma questa cosa. Il primo che, avendo cintato un terreno, pensò di dire «questo è mio» e trovò delle persone abbastanza stupide da credergli, fu il vero fondatore della società civile. Il primo che, avendo cintato un terreno, pensò di dire «questo è mio» e trovò delle persone abbastanza stupide da credergli, fu il vero fondatore della società civile. Dove sono attività, energia spirituale, azione, pensiero, sentimento, facoltà che non si insegnano e non si imparano. Il genio infiamma e crea, non mette ordine nelle cose, le crea. E se potessero vedere ChatGPT, chissà che direbbero i pensatori dello Sturm und Drang. La natura, lo spirito dell'uomo inteso come essere umano. Sì, ma le donne? Le donne come la luna hanno mosso le maree interiori dei sommi poeti. Che Goethe amasse le donne non è un mistero. Nella sua autobiografia, Poesia e verità, i suoi primi 25 anni di vita, l'autore si confessa e rievoca i suoi primi amori fino a quello più serio per Charlotte, che divenne la Lotte del Werther, il suo romanzo più celebre. La signorina Buff era già promessa. Goethe non aveva intenzioni così serie e andò in bianco. E dette sfogo alla delusione scrivendo il romanzo che lo rese famoso. Poi abbandonò la città e si innamorò subito in un'altra città di Maximilien Laroche. Lei e i famosi occhi neri di Lotte sono i protagonisti del suo romanzo, Le sofferenze del giovane Werther. Goethe finalmente si fidanzò con una graziosa signorina, la allora 17enne Lili von Turckheim, peraltro ricchissima. Era l'ottobre 1775, ma Goethe era vecchio dentro e la vita mondana di Lili e dei suoi fratelli risultò inconciliabile con la sua vocazione per la ricerca e per la creazione poetica. Goethe fuggì Lili e l'amore, accettando la proposta di Karl August, il giovane duca di Weimar, che lo voleva assolutamente nel suo staterello, dove già la madre, la duchessa Anna Amalia, aveva posto le premesse per trasformare la cittadina in un vivace centro culturale. A Weimar Goethe giunse il 7 novembre 1775, nemmeno un mese dopo aver conosciuto Max, e ci restò tutta la vita. Ti chiederei, e Lili? Lei fece baldoria per altri 2 o 3 anni, poi nel 1778 si fidanzò con il banchiere alsaziano Bernhard Friedrich von Turckheim. Sì, altro che poeti e scrittori. Da leggere assolutamente è il romanzo di Goethe I dolori del giovane Werther. Werther, ragazzo ventenne proveniente da una buona famiglia e dotato di ottima cultura, con una particolare passione per il disegno e le opere classiche, si reca in campagna sia per sistemare alcune questioni familiari, sia per dedicarsi all'otium literarum, ozio letterario, che solo alcuni potevano permettersi. Bene, e dopo questa ignobile storia che potrebbe riaprire vecchie ferite e compromettere per sempre i rapporti tra Italia e Germania, chiudiamo questo inutile video. È stato un viaggio abbastanza interessante, sì, perché siamo andati in Cina, siamo tornati in Canada, dalla Canada di nuovo in Cina, sì, a studiare tedeschi e poi di nuovo in Germania, per poi tornare in Italia con questo microfono che ormai da un po' di anni è in circolazione e, come abbiamo visto, da molti anni in realtà è in circolazione, perché è un progetto che ha un sacco di tempo sulle spalle. Il microfono, ragazzi, 150 euro, meno di 150 euro IVA compresa, e suona bene, indubbiamente è un bel kit, fa la sua bella figura, è bello anche da esporre, è molto ben realizzato, cioè tecnicamente proprio sono belli i materiali, buoni materiali, anche gli switch, a differenza del B2 Pro per esempio, che è molto più rumoroso, costa meno, costa 120 se non sbaglio, e che ha in più il pad
a differenza di questo, ma per il resto si presenta allo stesso identico modo, però Behringer ha un po' risparmiato sui contatti, in effetti questi sono un po' così, mentre quelli di questo microfono sono di ottima qualità. Ha solo un po' di rumore di fondo ed è molto brillante. Questa brillantezza non è poi del tutto sbagliata di questi tempi, sono anni in cui i suoni brillanti sono quelli che servono, alla fine tutto viene ascoltato in cuffiette, in smartphone e in apparecchi che puntano parecchio sulle frequenze medio-alte. Per il resto mi è piaciuto molto sapere di poterlo smontare e modificare, perché è un sacco di tempo che non faccio una modifica per trasformare un microfono in qualcos'altro, quindi probabilmente, dico probabilmente, qui lo prometto ma poi lo nego, e farò un video con le modifiche che farò a questo microfono, che sono un po' importanti sotto certi punti di vista, perché c'è il cambio del trasformatore che mi dà un po' da pensare. Vabbè, sono 4 fili, alla fine c'è anche scritto attacca questo, attacca quello, e poi hai già fatto, devi avere paura di saldare 4 fili, ma non sarà mica un'operazione a cuore aperto. Al massimo il microfono smette di funzionare. Che cosa?